Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao e benvenuto a Impara l'italiano con le storie. Oggi ascolterai una storia semplice ma emozionante. Ti aiuterà a migliorare il tuo italiano mentre segui una storia di amore, dubbi e una verità nascosta. Lasciami farti una domanda. Le persone ti hanno mai giudicato per le tue scelte? Ti hanno mai detto che hai torto anche quando sentivi di avere ragione? Questa è la storia di una donna che ha vissuto proprio questo. Mi chiamo Anna. Ho 28 anni e lavoro come giovane architetta in una città molto attiva. Il mio lavoro non è perfetto, ma mi piace. Progetto piccoli edifici, caffè e case. Non guadagno ancora molto, ma ho sempre creduto che una vita semplice possa essere felice. Almeno. Questo è quello che pensavo prima che tutto cambiasse. Ho incontrato Adrienne in una sera di pioggia. Era stata una giornata lunga e stressante. Una riunione al lavoro era andata male e mi sentivo stanca e delusa. Sono entrata in un piccolo caffè vicino al mio ufficio per rilassarmi un po' ed è lì che l'ho visto. Era seduto da solo vicino alla finestra, indossava abiti semplici e sembrava molto tranquillo. Mentre fuori pioveva, lui leggeva un libro in silenzio, come se niente potesse disturbarlo. Non so perché, ma l'ho notato subito. Sono andata a ordinare un caffè e poi ho capito una cosa terribile. Avevo dimenticato il portafoglio. Ho controllato la borsa ancora e ancora, ma non c'era. Le persone dietro di me hanno iniziato a diventare impazienti. Mi sentivo molto imbarazzata. Poi ho sentito una voce calma dietro di me. «Posso aiutarti?» ha detto. Mi sono girata. Era lui. Adrienne. Ho provato a rifiutare, ma lui ha sorriso e ha detto: «È solo un caffè. Puoi restituirmelo un altro giorno». La sua voce era sincera e gentile. Così ho accettato. Quel piccolo momento ha cambiato tutto. Abbiamo iniziato a parlare. All'inizio cose semplici, ma piano piano le nostre conversazioni sono diventate più profonde. Abbiamo parlato della vita, dei sogni e del futuro. Adrienne era diverso dalle altre persone che conoscevo. Non parlava di soldi o successo. Parlava di pace e di godersi le piccole cose. Mi ha detto che faceva lavori diversi, piccoli lavori, niente di stabile, niente di speciale, eppure sembrava felice. Questo mi confondeva. Abbiamo iniziato a vederci più spesso. Un caffè è diventato una cena. La cena è diventata una lunga passeggiata e quelle passeggiate piano piano sono diventate amore. Ma non tutti erano felici. Mia sorella non gli piaceva per niente.
giorno te ne pentirai, mi ha detto. Hai lavorato tanto. Perché scegliere qualcuno così? Ho provato a spiegare. È gentile, mi capisce. Ma lei ha solo scosso la testa. Anche i miei amici non erano d'accordo. Uno di loro mi ha detto: è davvero il meglio che puoi trovare. Questo mi ha fatto male. Quando ho parlato con Adrien di tutto questo, lui non si è arrabbiato. Ha solo detto: le persone non vedono sempre tutta la verità. Quella risposta è rimasta nella mia mente. Perché non cercava di difendersi? Perché era sempre così calmo? Comunque lo amavo, credevo in lui e quando mi ha chiesto di sposarlo, ho detto sì. Quella decisione ha cambiato tutto. La mia famiglia era scioccata. Mia sorella ha riso di me, mia madre ha pianto, mio padre non ha detto nulla. Alcuni amici hanno smesso di parlarmi. Sembrava di perdere tutti. Ma Adrien era sempre lo stesso, calmo, silenzioso, quasi troppo calmo. A volte lo guardavo e mi chiedevo: sta nascondendo qualcosa? Il nostro matrimonio è stato molto semplice, niente grande festa, niente vestito costoso, solo una piccola stanza e poche persone. Molti invitati non sono venuti, ma Adrien era davanti a me, sorridendo dolcemente, e mi sono detta: questo è sufficiente. Poi è successo qualcosa di strano. Mentre eravamo lì insieme, ho visto un uomo vicino alla porta. Indossava un completo nero. Non sorrideva, ci stava solo guardando, molto seriamente. In quel momento Adrien lo ha guardato, solo per un secondo, ma la sua espressione è cambiata. Solo per un attimo, ma l'ho visto. E all'improvviso ho sentito qualcosa di freddo dentro di me, una domanda che non potevo più ignorare. Chi è davvero mio marito? E quello era solo l'inizio. Quel momento strano durante il matrimonio è rimasto nella mia mente. Dopo la cerimonia, le persone hanno lasciato lentamente la stanza. Il posto è diventato silenzioso. Mia madre mi ha abbracciata dolcemente, come se fosse preoccupata. Mio padre ha stretto la mano ad Adrien, ma il suo viso era serio e freddo. Mia sorella non è rimasta a lungo. Spero che tu capisca la tua scelta, ha detto prima di andare via. Le sue parole mi hanno ferita, ma non quanto qualcos'altro. Quell'uomo in completo nero. Quando ho guardato di nuovo, era sparito. Fuori ho finalmente chiesto: Adrien, chi era quell'uomo vicino alla porta? Si è fermato per un momento. Solo un momento. Poi ha sorriso. Non ho notato nessuno, ha detto.
La risposta è sembrata troppo veloce, troppo facile. E ancora una volta ho sentito quella strana sensazione fredda dentro di me. Ma sono rimasta in silenzio. Quella notte siamo andati nella nostra nuova casa. Era un piccolo appartamento, pulito ma molto semplice, pareti bianche, mobili vecchi, nessuna decorazione. Questo è il nostro posto ora, ha detto Adrian dolcemente. Ho sorriso. Volevo sentirmi felice e una parte di me lo era. Ma un'altra parte stava ancora pensando, mettendo in dubbio. Le settimane successive sembravano normali, ma anche non normali. Andavo al lavoro ogni giorno. Adrian continuava i suoi piccoli lavori, ma non ne parlava mai. Dove sei andato oggi? Ho chiesto una volta. Solo lavoro, ha risposto. Che tipo di lavoro? Ha sorriso. Niente di importante. All'inizio non ci ho pensato troppo, ma lentamente ha iniziato a sembrare strano. Dava sempre risposte brevi, nessun dettaglio, nessuna storia, come se stesse nascondendo qualcosa. Un pomeriggio sono tornata a casa presto. Non mi sentivo bene e volevo riposare. Mentre aprivo la porta, ho sentito delle voci dentro. Mi sono fermata. Adrien stava parlando con qualcuno. Sono rimasta in silenzio e ho ascoltato. Non adesso, ha detto Adrien, calmo ma serio. Un'altra voce ha risposto, più profonda e forte. Non puoi evitarlo per sempre. Il mio cuore ha iniziato a battere forte. Evitare cosa? All'improvviso ho sentito un movimento. Sono tornata indietro velocemente e ho aperto la porta con rumore, come se fossi appena arrivata. Quando sono entrata, Adrien era solo. Sei tornata presto, ha detto. Sì, non mi sentivo bene. Mi ha guardata attentamente, poi ho chiesto: eri con qualcuno? Si è fermato. Poi ha annuito. Un amico. Chi? Non lo conosci. Ancora una risposta breve. Ancora niente di chiaro. Volevo fare altre domande, ma non l'ho fatto. Qualcosa dentro di me aveva paura. I giorni passavano, ma i miei dubbi crescevano. C'era qualcosa che non andava. Lo sentivo. Poi un giorno è successo qualcosa. Ero al lavoro quando il mio telefono ha squillato. Numero sconosciuto. Stavo quasi per ignorarlo, ma ho risposto. Pronto? Silenzio. Poi una donna ha parlato. Sei Anna? Sì. Chi è? Dovresti stare attenta, ha detto. Il mio corpo si è gelato. Perché? Riguarda tuo marito.
ha detto piano. Non è la persona che pensi. Il mio cuore ha iniziato a correre. Aspetta, chi sei? Ma la chiamata è finita. Sono rimasta lì, immobile. Era uno scherzo? O era vero? Quella sera sono tornata a casa lentamente. Adrienne stava cucinando. Ha sorriso quando mi ha visto. Sembri stanca, ha detto. L'ho guardato, il suo viso calmo, e all'improvviso non sapevo più cosa credere. Adrienne, ho detto, c'è qualcosa che vuoi dirmi? Si è fermato, poi mi ha guardata. Cosa vuoi dire? Ho fatto un respiro. Del tuo passato, della tua vita, qualsiasi cosa. La stanza sembrava pesante, si è avvicinato. Perché lo chiedi adesso? Ho la sensazione di non conoscerti completamente, ho detto. Il suo viso è cambiato leggermente. Sai abbastanza, ha risposto. Non è vero, ho detto. La mia voce tremava. Per la prima volta è sembrato serio, quasi freddo. Ci sono cose che non devi sapere. Quelle parole mi hanno colpita forte. Sono tua moglie, ho detto. Lo so. Allora perché nascondi delle cose? Silenzio, lungo e pesante. Poi ha parlato piano. Se saprai tutto, le cose cambieranno. Il mio cuore è crollato. Cosa significa? Ma non ha risposto. Si è girato. Mangiamo, ha detto, come se nulla fosse successo. Quella notte non riuscivo a dormire. Ero sdraiata a letto, fissando il soffitto, ascoltando il suo respiro accanto a me. E un pensiero restava nella mia mente. Stavo vivendo con qualcuno di cui non conoscevo la verità. La mattina dopo ho preso una decisione rischiosa. Ho deciso di seguire Adrienne. Avevo bisogno di risposte. Basta supposizioni, basta dubbi. Dentro di me sentivo già che qualcosa non andava. L'ho osservato in silenzio mentre si preparava. Sembrava come sempre, vestiti semplici, viso calmo. Niente sembrava strano, ma tutto sembrava diverso. Tornerò tardi, ha detto. Va bene, ho risposto. Mi ha guardata per un momento, come se volesse dire qualcosa, ma non l'ha fatto. È uscito. Appena la porta si è chiusa, il mio cuore ha iniziato a battere forte. Ho aspettato qualche minuto, poi l'ho seguito. Sono rimasta lontana. Non volevo che mi vedesse. All'inizio tutto sembrava normale. Camminava per le stesse strade, calmo, rilassato.
Per un momento mi sono sentita stupida. Forse mi sbagliavo, forse non c'era nessun segreto. Ma poi ha cambiato direzione. Non è andato verso la sua solita zona. Ha preso l'altra strada. Lo seguii con attenzione, strada dopo strada. Lentamente la città cambiava. I piccoli negozi sparivano. Apparivano edifici alti, uffici di vetro, strade pulite, luoghi costosi. Questo non era il suo mondo, o almeno questo è quello che pensavo. Poi si fermò davanti a un grande edificio. Era alto e moderno, con sicurezza all'ingresso. Mi fermai anche io dall'altra parte della strada, confusa. Adrien andò avanti, calmo, sicuro, come se appartenesse a quel posto. Poi successe qualcosa di scioccante. Una delle guardie lo vide e si mise sull'attenti. «Buongiorno, signore», disse la guardia. «Signore?» Il mio corpo si bloccò. Adrien fece un piccolo cenno ed entrò. Nessuna domanda, nessun ritardo, come se fosse importante. Rimasi lì incapace di muovermi. Cosa avevo appena visto? Dopo un momento mi avvicinai lentamente. Alzai lo sguardo verso il nome dell'edificio, Danvor Group. Lo lessi di nuovo. Dan-vor. Il mio cuore sprofondò. No, non poteva essere vero. Entrai. Il posto era bellissimo. Pavimenti luminosi, spazio silenzioso, persone in abiti eleganti. Tutto sembrava costoso e io mi sentivo completamente fuori posto. Mi avvicinai alla reception. Una donna sorrise educatamente. «Posso aiutarla?» «Sì», dissi piano. «Sto cercando Adrien». La sua espressione cambiò. «Il signor Voss?» chiese. Il mio respiro si fermò. «Sì», sussurrai. Si raddrizzò sulla sedia. «Ha un appuntamento?» «Io sono sua moglie». Tutto cambiò. Si alzò subito. «Attenda, per favore», disse. Le persone intorno a me iniziarono a guardarmi, non con giudizio, ma con rispetto. Poi l'ascensore si aprì e lui uscì, Adrien, ma non lo stesso Adrien. Indossava un abito scuro, perfettamente pulito, perfettamente su misura. La sua postura era forte, sicura, diversa. Mi guardò e per la prima volta non sembrava calmo. «Anna», disse piano, non riuscivo a parlare. Potevo solo fissarlo, lui, la verità. «Cos'è tutto questo?» chiesi finalmente. La mia voce tremava. Guardò intorno. Le persone stavano osservando. «Vieni con me», disse. Mi portò in un ufficio privato, grande,
silenzioso, pareti di vetro, vista sulla città. La porta si chiuse, silenzio. Mi girai verso di lui. Niente più bugie, dissi. Niente più segreti. Dimmi tutto. Fece un respiro profondo. Per la prima volta sembrava stanco. Il mio nome completo, disse lentamente, è Adrian Voss Warren. La stanza sembrava pesante. Sono il proprietario. Fece una pausa. Poi mi guardò dritto negli occhi. Di questa azienda. E in quel momento tutto ciò in cui credevo cambiò. Tutto dentro di me si fermò. Lo guardai cercando di capire quello che avevo appena sentito. Il proprietario? Dissi lentamente. Sì, rispose Adrienne. Scossi la testa. No, non può essere vero. Mi hai detto che avevi piccoli lavori. Mi hai detto che non avevi niente. Non distolse lo sguardo. Ti ho detto quello che era necessario, disse piano. Necessario? La mia voce si alzò. Perché dovresti nascondere una cosa del genere? Fece un respiro. Perché avevo bisogno di vedere la verità. Quale verità? Chiesi. Mi guardò profondamente. Sulle persone, sull'amore, su di te. Le sue parole mi ferirono. Su di me, dissi. Fece un passo avanti, ma io indietreggiai. Per favore, non farlo, dissi. Si fermò. Sono cresciuto circondato da persone che volevano i miei soldi, disse. La gente sorrideva, ma non si preoccupava davvero di me. Gli interessava solo il mio nome. Rimasi in silenzio ad ascoltare. Così ho lasciato quella vita per un po', continuò. Ho vissuto in modo semplice. Non ho detto a nessuno chi ero. Volevo incontrare qualcuno di vero. E quella persona ero io? Chiesi. Sì, disse piano. Le lacrime riempirono i miei occhi. Ma hai comunque mentito, dissi. Non ho mentito sui miei sentimenti, rispose. Tutto quello che ho provato con te era reale. Ma mi hai messa alla prova, dissi. Avevo bisogno di esserne sicuro, rispose. Scossi la testa. E la mia famiglia, i miei amici, ti hanno giudicato, hanno riso di te. Ho visto tutto, disse. Stavo imparando. Imparando cosa? Chiesi, con la voce spezzata. Ci conta davvero, disse. Il silenzio riempì la stanza. Un silenzio pesante. Lo guardai, ma qualcosa era cambiato. Non sembrava più la stessa persona. Avresti dovuto fidarti di me, dissi piano. Volevo farlo, rispose. Ma non l'hai fatto. Le lacrime scesero sul mio viso.
Ho rinunciato a tanto per te, dissi. La mia famiglia, i miei amici, tutto, lo so, disse. Davvero? Chiesi. Non rispose. E quel silenzio mi disse tutto. Mi girai. Il mio cuore era spezzato. Non perché fosse ricco, ma perché aveva nascosto la verità, perché non si era fidato di me. Ho bisogno di tempo, dissi. Anna, iniziò. Ho bisogno di tempo, ripetei. Uscii dall'ufficio, dall'edificio, dalla vita che pensavo di conoscere. Fuori la città era rumorosa, le auto correvano, la gente passava veloce, ma dentro di me tutto era silenzioso. Camminavo senza una direzione. Avevo solo bisogno di spazio, avevo bisogno di pensare. Le sue parole restavano nella mia mente. Avevo bisogno di vedere la verità, ma la mia verità e la mia fiducia. Mi sedetti su una panchina vicino a un piccolo parco. Il sole era caldo, ma le mie mani erano fredde. Mi feci una domanda semplice. Cosa fa più male? La sua bugia o la sua ragione? I ricordi tornarono. Il giorno di pioggia in cui ci siamo incontrati, il suo sorriso dolce, le nostre lunghe passeggiate, il modo in cui mi ascoltava. Quei momenti sembravano reali, perché erano reali, ma comunque lui ha nascosto qualcosa di importante, qualcosa che ha cambiato tutto. Dopo tanto tempo ho preso una decisione. Avevo bisogno della verità completa, non a metà, tutta. Quella sera sono tornata da lui. Questa volta non mi sentivo confusa, mi sentivo pronta. Sono entrata di nuovo nell'edificio. La gente mi guardava, ma non mi importava. Sono andata dritta al suo ufficio. Lui era lì, in piedi vicino alla finestra, come se mi stesse aspettando. Quando mi ha vista, la sua espressione si è addolcita. Anna, ha detto. Non sono qui per discutere, ho detto. Voglio solo capire. Ha annuito lentamente. Allora ti dirò tutto. Ci siamo seduti e questa volta non ha nascosto nulla. Sono nato in questa vita, ha iniziato. Mio padre ha costruito questa azienda. Era potente, ma distante. Ho ascoltato attentamente. Crescendo, ho imparato una cosa, ha continuato. La gente non ti tratta allo stesso modo quando hai potere. Non vedono te, vedono quello che hai. Si è fermato. Gli amici non erano veri, anche l'amore non sembrava reale. Per questo me ne sono andato, ha detto. Volevo vivere come una persona normale.
Volevo qualcosa di sincero. E poi hai incontrato me, ho detto piano. Sì, ha risposto, e per la prima volta qualcuno ha visto me, non il mio nome. Ho sentito qualcosa dentro di me, non dolore, non rabbia, qualcosa di più dolce. Ma comunque non ti sei fidato di me, ho detto. Ha abbassato lo sguardo. Avevo paura, ha ammesso. Paura che tutto cambiasse se lo avessi saputo troppo presto. E adesso? Ho chiesto. Mi ha guardata. È già cambiato. L'ho guardato di nuovo. Questa volta non vedevo l'uomo che immaginavo prima. Vedevo la persona reale davanti a me. Qualcuno che aveva tutto, ma si sentiva comunque solo. Qualcuno che ha nascosto la verità perché aveva paura di perdere l'amore. Ti capisco, ho detto lentamente. Mi ha guardata con speranza. Ma capire non è la stessa cosa che accettare, ho aggiunto. Il suo viso è diventato serio. Mi hai ferita, ho detto. Non per i tuoi soldi, ma perché non ti sei fidato di me. Lo so, ha risposto piano. Ho fatto un respiro profondo. Non posso dimenticare tutto così velocemente. Non ti chiedo di dimenticare, ha detto. Dammi solo una possibilità di essere onesto adesso. La stanza è diventata silenziosa, ma questa volta il silenzio era calmo. Ho bisogno di tempo, ho detto. Puoi prendere tutto il tempo che vuoi, ha risposto. E le cose devono cambiare, ho aggiunto. Cambieranno, ha detto. Niente più segreti. Niente più segreti, ha ripetuto. Ho pensato per un momento. Questo non è il finale che mi aspettavo, ho detto. Non è perfetto, ma è reale. Non me ne vado, ho detto, ma non sono più la stessa persona. Ha fatto un piccolo sorriso. È giusto così. E in quel momento ho sentito qualcosa di nuovo, non una fiducia completa, non una pace totale, ma un inizio. Il tempo è passato, lentamente le cose sono migliorate, lui è diventato più aperto. Io ho imparato a conoscere il suo mondo e lui ha imparato a essere onesto. Anche la mia famiglia è cambiata, ma non avevo più bisogno della loro approvazione, perché ho imparato qualcosa di importante. L'amore è importante, ma la fiducia è tutto. Ora, quando lo guardo, non vedo un uomo ricco o povero. Vedo un essere umano, qualcuno imperfetto, come me. Forse questo è il vero amore. Non perfetto, ma sincero e sempre in crescita. Ora impariamo alcune parole.
giudicare, formare un'opinione velocemente, nascondere, tenere qualcosa segreto, fiducia, credere che qualcuno sia onesto, verità, ciò che è reale, paura, sentimento di timore, cambiare, diventare diverso. Ripeti dopo di me. Mi fido di te. Dimmi la verità. Ho bisogno di tempo. Le cose devono cambiare. L'amore ha bisogno di fiducia. Grazie per aver imparato con me. Cosa faresti in questa situazione? Ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.